Ciao a tutti, io sono Sabri, CEO e cofondatore di Bookly e in questo video volevo spiegarvi Bookly, che è il nostro software per la prima volta. Stavo ragionando sul come effettivamente spiegarlo per non confonderci con un semplice chatbot, per non confonderci con una AI che semplicemente parla con il cliente, proprio perché il software è realizzato in un'ottica totalmente diversa. Allora, noi abbiamo iniziato a sviluppare Bookly circa 2 anni fa. Avevamo un'agenzia di marketing e il nostro problema più grande era che le aziende non era l'acquisizione di clienti, ma era la gestione di questi clienti, ok? Il gestirli. Ora, il modo più semplice per spiegare le varie parti di Bookly, quindi le task, gli strumenti, la parte di conversazioni, CRM, eccetera, è partire dalla struttura di una semplice piccola media impresa. Quindi supponiamo che ci sia il titolare di questa azienda che ha un collaboratore, un segretario, una segretaria, un centralinista che chiameremo Antonio. Ok? Quindi facciamo dentro uno studio dentistico, c'è il titolare e c'è Antonio che è il suo collaboratore, segretario, centralinista, il suo venditore a freddo, il suo un po' tutto fare. Questo Antonio, quando si sveglia al mattino, avrà delle cose da fare, ok? Deve rispondere al telefono quando chiama in azienda, deve rispondere a chi scrive su WhatsApp, se ci sono dei clienti da richiamare del giorno precedente che magari non si sono presentati alla visita, li dovrà richiamare, ma non solo. Per esempio, se questo studio dentistico ha delle campagne pubblicitarie attive, se arriva una nuova richiesta dalle campagne, chiamali e cosa dovrà fare? Dovrà capire la natura della richiesta, qualificarli e fissare una visita gratuita. Ok? Ora, questi sono i compiti che questo Antonio ha da svolgere, quindi rispondere al telefono quando chiamano in azienda, scrivere su WhatsApp, se ci sono dei clienti da richiamare li richiama, se arriva una nuova richiesta dalle campagne pubblicitarie li chiama. Ora, ognuna di queste cose però comporta anche delle azioni, quindi quando risponde al telefono che chiama in azienda deve essere ovviamente gentile, dare le informazioni che servono, chiedere se vogliono fissare un appuntamento e quant'altro. E questa stessa cosa la deve fare se i clienti scrivono su WhatsApp. Poi, se ci sono dei clienti da richiamare del giorno precedente, dovrà alzare il telefono e dovrà fare un'altra cosa, non è più essere gentile e chiedere informazioni, ma dovrà vedere se comunque vogliono rifissare un appuntamento, il motivo per il quale si sono dimenticati o qualsiasi cosa. E la stessa cosa se arrivano delle richieste alla campagna pubblicitaria. Dovrà fare ancora un'altra cosa, quindi capire la natura della richiesta, qualificarli, fissare una visita gratuita e via discorrendo. Ok? Avendo questo come, diciamo, come spettro, come chiamiamolo così, range di cose che questo Antonio può fare, nascono dei problemi, ok? Nascono dei problemi, ovvero Antonio, tra le mille cose, si dimentica di richiamare, oppure nella fretta non ha molta pazienza con i clienti dalle campagne pubblicitarie. Sta mangiando e quindi non può rispondere al telefono quando squilla, oppure è weekend, ok? Questo non vuol dire che Antonio non ha voglia di fare il suo lavoro, anzi, Antonio in questo caso deve fare altro. Ok, è anche un assistente alla poltrona, è anche magari la parte amministrativa, perché il dottore, abbiamo detto, è uno studentistico, quindi ha altro da fare, fa l'assistente alla poltrona, deve fare le fatture, deve fare le cose importanti che richiedono la vera attenzione di Antonio. E quindi abbiamo questo pool di cose da fare, richieste, eccetera, che sono ripetitive e completamente delegabili. Quindi il titolare dell'azienda si trova davanti a due scelte: o riempire Antonio di cose da fare, oppure assumere un Antonio 2, ok? Che faccia queste cose, quindi al quale delegare queste cose da fare. Adesso supponiamo di aver assunto questo Antonio 2, ok? Ed è un Antonio 2 Bucli. Quindi questo agente che si, tra virgolette, assume per gestire questa mole di richieste ripetitive e quant'altro, adesso non è più uno human, ma è Bucli. Ok?
Come funziona il nostro software? Ed è qua che entra in gioco la premessa. Abbiamo detto che questi qui sono i compiti da fare. Prendiamone semplicemente uno. Per esempio, rispondere al telefono quando chiamo in azienda. Anzi, prendiamo quello delle campagne pubblicitarie. Se arriva una nuova richiesta dalle campagne pubblicitarie, vanno chiamati, capire la natura della richiesta e qualificarli per fissare una visita gratuita. Io adesso mi trovo nel mio software, vado nella sezione task, che equivale a dire un compito, creo un nuovo compito e gli dico: quando mi arriva, e qua vabbè entra in gioco un po' di automation marketing, ma va bene, quando mi arriva una nuova richiesta dalle campagne pubblicitarie, ok? Allora, innanzitutto ciò che devi sapere è il generico, tutte le nostre cose generiche, ok? Perché comunque questo Antonio qui, per poter rispondere al telefono, un po' di informazioni le deve sapere sull'azienda, se devono chiedere informazioni e quant'altro. Dopodiché gli dico dove deve conversare. Mi arriva una nuova richiesta, cosa devo fare? Gli scrivo su WhatsApp oppure la chiamo? E qua abbiamo detto, se arriva una nuova richiesta dalle campagne pubblicitarie deve chiamarli. Quindi andiamo su piattaforma di conversazione, selezioniamo il nostro numero, facciamo, vabbè qua si seleziona la sua voce ma questo è altro, e poi vado a dirgli cosa deve fare, capire la natura della richiesta, qualificarli e fissare una visita gratuita. Benissimo, allora appena arriva una richiesta, che questo Antonio lo chiama, cosa dovrà dire? Sì, pronto, salve, sono Antonio 2, la chiamo da studio XY, ho visto che ha inviato una richiesta di informazioni. Ok? Come posso aiutarla? Molto semplicemente, quindi appena alza il telefono questo Antonio dirà: sì, pronto, salve, sono Antonio, guardi, la chiamo dallo studio XY, ho visto che ha inviato una richiesta di informazioni. Come posso aiutarla? Adesso, cosa deve fare? Vendere, dare supporto, custom. In questo caso deve vendere. Diciamo che la vendita è generata dalla I ed è un inbound. Per vendere ovviamente non sta vendendo il servizio dello studentistico, gli sta vendendo l'appuntamento. Quindi, cosa andremo a spiegare ad Antonio 2 Bucli? Che è la stessa cosa di aver assunto un Antonio nuovo in azienda, ok? Quindi non è una I. Se assumo un nuovo collaboratore, gli dovrò spiegare con chi sta parlando, prima di tutto. Quindi, se arriva una richiesta, nuove campagne pubblicitarie. Quindi qua, guarda, stai parlando con un cliente che arriva dalle campagne pubblicitarie. Ovviamente adesso la faccio molto breve, ma questo è il contesto che si dà all'agente AI per sapere con chi sta parlando al telefono. Obiettivo della conversazione. Cosa deve fare? Capire la natura di richiesta, qualificarli e fissare una visita gratuita. Copia. Questo diventa l'obiettivo della conversazione. Criteri di qualifica. Ovviamente non è che mi devi fissare appuntamenti con tutti, Antonio 2. Allora, criteri di qualifica, gli dico fissami un appuntamento solo con persone che hanno i denti che cadono tutti, ok? Non trattiamo persone con pochi denti che cadono, pochi denti che cadono, ok? Ovviamente dovrò dire al mio collaboratore che cosa chiedere in chiamata, no? Quindi da quanto tempo ha questo problema? Quanti denti stanno cadendo, eccetera, eccetera, ok? Dopodiché devo dire il leva di vendita. Il mio Antonio, che sia l'Antonio umano, ma anche l'Antonio agente AI, deve capire, se uno dice no, guardi, quella, deve capire come, no, spronare il cliente a fissare un appuntamento. Quindi diciamo, guarda, la visita è totalmente gratuita. Facciamo una panoramica inclusa e basta. Se la persona ha delle obiezioni eccetera, dico guarda, se dice che costa troppo digli XYZ, se dice che non ha bisogno digli XYZ, ok? Fatto questo, adesso l'agente AI sa con chi sta parlando, che cosa deve fare e quindi con chi sta parlando, quindi dai lead che arrivano dalle campagne pubblicitarie, li chiama secondo queste regole. Adesso però, e fin qua tutto molto bello, però questo per essere a livello dell'Antonio umano, l'Antonio AI deve poter fare cose. Cosa vuol dire? L'Antonio umano avrà l'agenda sotto mano, no? Quindi chiede, guardi, sì, domani il dottore c'è, domani il dottore non c'è.
Se c'è, si deve segnare 2 appunti sull'agenda di chi è questa persona che ha chiamato, che cosa deve fare e quant'altro. Eventualmente devi inviare una mail di conferma al paziente che ha inviato la richiesta. Insomma, c'è tutta una serie di cose che questo Antonio umano fa. Allora, per poter delegare quasi completamente questa parte alla I, senza, diciamo, essendo sicuri del suo lavoro, allora noi andiamo ad aggiungere degli strumenti e delle regole. Quindi sappiamo che sta parlando con un cliente che arriva dalle campagne pubblicitarie, cosa gli vado a dire? Prima di tutto pianifica un appuntamento. E io gli dico di usare il calendario Alessandro, perché magari sarà il dottore in implantologia in questo caso, e i lead che stanno arrivando sono i lead in implantologia. Quindi seleziono il calendario del dottore di implantologia e gli dico di usare questo calendario se la persona è interessata a fissare un appuntamento con il dottore per implantologia e soprattutto se rispecchia tutti i nostri criteri di qualifica. Glielo spieghi esattamente come lo diresti al tuo collaboratore Antonio Umano. Poi però io gli dico, guarda, se fissi un appuntamento fammelo sapere, cioè inviami una mail. Allora, aggiungiamo invia una mail quando viene fissato un appuntamento a info@studio.it o info@maildeldottore.it, oggetto ho fissato un appuntamento, corpo, ciao, ciao doc, sono Antonio AI e ho fissato un appuntamento con nome della persona, numero della persona. Ciao, ok? Mail. Salva. E adesso questo agente AI, questo Antonio, fissa un appuntamento e quando fissa un appuntamento invia pure una mail al dottore. Ma non ci basta ancora. Vogliamo dire di riattaccare al telefono se la persona dall'altra parte insulta. Ok? Quindi diciamo se persona insulta. Dice guarda, usa questo strumento per riagganciare la telefonata nel caso in cui l'interlocutore ti sta minacciando oppure insulta oppure non è per niente interessato. Cosa deve dire prima di riagganciare il telefono? Ringrazia per l'attenzione e saluta. È esattamente come lo diresti ad un tuo collaboratore. Fatto questo, finito, noi abbiamo realizzato il nostro come dire, agente 2.0. Manca solo una cosa per poter rispecchiare appieno Antonio. Ora, se mi arriva una richiesta alle 3 di notte, non lo vado a chiamare, quindi io gli metto i giorni lavorativi a questa I, gli dico tu lavori dal lunedì alla domenica, perché comunque è una I, quindi sfruttiamo le sue capacità al massimo, e diciamo lavori dalle 9 alle 21, ok? E ricontattami tutti i lead che arrivano dalle 21 alle 9 del mattino dopo, sempre alle 9 del mattino. Cosa vuol dire? Che se mi arriva un lead di notte me lo ricontatta al mattino successivo. Io faccio salva e adesso vabbè, per farvi vedere la chiamata devo cambiare il numero di telefono perché ho messo che mi chiama dal mio. Mettiamo questo. Faccio rilascia, ok? Quello che andrò a fare adesso è, vediamo se mi trovo, no, ok, mi aggiungo come nuovo lead, quindi Save Feri, la mia mail, gmail.com, ovviamente questo per farvi vedere la chiamata adesso. La chiamata partirà automaticamente non appena arriva la richiesta. Quindi io adesso faccio aggiungi contatto e se... ok. Più 39 345 1863 809. Sono già dentro il CRM giustamente perché... ok. Eccomi qua. Adesso aspetta, ok. Mi aggiungo all'automazione che ho creato poco fa e mi chiamerà adesso tra poco. Ed eccolo qua. Sì, pronto, salve.
sono Antonio 2, la chiamo da studio XXI, ho visto che ha inviato una richiesta di informazioni, come posso aiutarla? Ciao, grazie mille. Ok, avete sentito, è stato estremamente semplice e mi ha detto al telefono la cosa che io gli ho detto di dire non appena arriva una nuova richiesta. Ok? Questo è cosa si può fare con Bucli. Io adesso, perché ho fatto più task? Perché a parte questa cosa qui che adesso abbiamo delegato nel giro di quanto? Una decina di minuti, noi possiamo delegare anche questa parte qui, quindi se ci sono dei clienti da chiamare il giorno precedente lo farà, se deve rispondere al telefono quando chiamano in azienda, ad esempio andrò semplicemente a cambiare come trigger, non più il fatto che mi arriva dalle campagne pubblicitarie, ma vado a selezionare il numero sul quale mi chiameranno le persone. Se i clienti mi scrivono su WhatsApp, la stessa cosa, quindi il trigger sarà il fatto che mi arriva un messaggio su WhatsApp, su questo numero, e gli dico se il messaggio contiene qualcosa, oppure se, quindi se contiene ciao, oppure se è esattamente info. Adesso non voglio confondere tutto, però basta cambiarmi il trigger per far partire questo compito di questo agente Antonio 2 e noi abbiamo delegato questa parte qua. E adesso Antonio umano è già un po' più libero di fare altro. La stessa identica cosa la possiamo applicare per fare questo oppure per fare questo qui. Ma mettiamo caso che Antonio abbia anche un altro compito, ovvero di chiamare tutti i clienti dell'anno precedente. Ok? Ho una lista di 100.000 contatti e voglio contattarli tutti. Ok? Se volete, se volete vedere come poter fare questa cosa qui con Bucli, scrivetemelo qui nei commenti e io farò un altro video dove vi farò vedere in modo molto semplice come contattare nel giro di 2 settimane 100-150.000 contatti. Spero di aver trovato il modo giusto per spiegare come funziona il nostro software, perché ci abbiamo messo veramente 2 anni, abbiamo parlato con più di 200 aziende per riuscire a trovare la quadra corretta per avere un software che non solo conversa con i clienti, ma che è attivo dentro il processo aziendale, punto primo, che sia semplice da realizzare, punto secondo, e che simuli lo stesso compito che quella persona doveva fare, ok? E quindi quell'Antonio adesso avrà molto più tempo libero per fare altro. Spero che questo video sia piaciuto, vi prego di farmelo sapere nei commenti, non abbiate paura, non mordo e nulla, sappiate che ci sono 7 giorni gratuiti del nostro software, lascio il link nel primo commento per il nostro sito, ovviamente vi consiglio di passare da noi, quindi lasciateci un commento, un messaggio, qualsiasi cosa, così vi aiutiamo a fare il primo onboarding, la prima task e quant'altro, almeno ci prendete mano, però sappiate che vi basterà cliccare sul link che vi lascio qua sotto e iniziare una prova gratuita di 7 giorni in modo totalmente autonomo, non c'è bisogno di passare da setup, non c'è bisogno di passare da noi, tutto è già prefatto, quindi il software è già realizzato e questo vi permette di essere molto rapidi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e niente, vi auguro un buon sabato.